essere felici senza avere figli? Certamente sì. Ognuno di noi è libero di vivere la sua vita e il suo tempo come vuole. Procreare non è affatto un obbligo e da quando esistono gli anticoncezionali non è più nemmeno un caso. Si può scegliere di non fare bambini e vivere una vita piena e appagante. My body, my choice. La risposta è anche no. In effetti diventa difficile vivere felici senza figli se li si desiderava e non sono arrivati. Alcuni riescono nel non facile percorso dell'adozione e dribblano così la biologia senza rinunciare a un'oncia di genitorialità. Ma c'è chi non può, non vuole, non riesce ad adottare e resta senza figli, pur avendone desiderati. Quasi sempre si riesce a farsene una ragione, a incanalare altrove tutto l'amore, la cura destinati a quei figli mai arrivati, ma resta un dolore dentro, un rimpianto. Dunque, alla domanda si può vivere felici senza figli? Ci sono due risposte e sono entrambe ugualmente valide. Sì, se la scelta di non farne è nostra. No, se la scelta non è dipesa da noi. Le ricerche statistiche dicono che in media le persone in Italia desiderano avere 2 figli. Se si chiede quanti figli vorresti, la media delle risposte sarà 2. Ma quanti figli fanno poi davvero le persone? Per quella bizzarria per cui in statistica i figli sono frazionabili, la risposta a questa domanda in Italia è 1 figlio, 25. Lo chiamano inverno demografico, denatalità. Ha anche un impatto sull'intera società, perché quanti figli dovremmo fare? Ogni paese che voglia mantenere stabile nel tempo la sua popolazione dovrebbe avere un tasso di fecondità pari a 2, anzi tecnicamente 2,1. Per ogni 2 genitori che presto o tardi moriranno, ci saranno 2 figli a sostituirli. Si chiama infatti anche tasso di sostituzione. E ha anche un peso negli equilibri previdenziali, perché sono le persone in età da lavoro a pagare con i loro contributi le pensioni degli anziani. Dunque in Italia, anziché 2, facciamo 1 figlio, 25. Ma perché non facciamo il numero di figli che desideriamo? Uno potrebbe dire, è colpa del precariato, degli stipendi troppo bassi. Ed è certamente vero. Le condizioni contrattuali e retributive, spesso inadeguate, a volte addirittura misere, sono un forte freno al fare figli, quantomeno nei paesi cosiddetti avanzati. Se conoscete la Repubblica degli Stagisti sapete che quella per l'equa retribuzione è una mia battaglia da molto molto tempo. Però attenzione, anche in Svizzera, che ha un mercato del lavoro florido, quella che si dice la piena occupazione e stipendi medi molto generosi, anche in Svizzera le persone desiderano fare 2 figli e poi però finiscono per farne molti meno, 1,48. Anche loro sono ben lontani dal tasso di sostituzione. L'unico paese in Europa che è riuscito, investendo per decenni sulla natalità, a raggiungere il famoso 2 è la Francia. Tutti gli altri, inverno demografico. E allora che si fa? Si deve spingere la gente a fare più figli? Obbligarla? Colpevolizzare chi non ne fa? Non scherziamo. My body, my choice. Se le persone non desiderano avere figli, hanno il sacrosanto diritto di non avere figli, bisogna lasciarle in pace. I figli per la patria, anche no. Ma quello che si può e si dovrebbe fare è permettere a chi vuole farne di farne. Questa alle mie spalle è mia nonna Carmen. La foto è degli anni 50 e la ritrae insieme a mio nonno Gigio e alla maggior parte dei loro figli, dei loro 15 figli. Tutti nati tra il 1930 e il 1958, il primo quando nonna Carmen aveva 19 anni, l'ultimo quando ne aveva quasi 49. No, mia nonna non lavorava, fuori casa. Altri tempi. Mia madre, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 70 e gli anni 80, ne fece 2 di figli. Io, purtroppo, una sola.
E lei, mia figlia, chissà se ne vorrà, chissà quanti ne vorrà, chissà quanti ne farà, chissà quando li farà. Già, quando? Perché le donne per fare figli hanno la cosiddetta finestra biologica che va dalla prima mestruazione alla menopausa, indicativamente tra i 15 e i 49 anni. Naturalmente un figlio, prima che quando è pronto il corpo, bisognerebbe farlo quando è pronta la mente, quando ci si sente psicologicamente pronti a prendersi cura di un altro essere umano. Ma in realtà i figli li si fanno quasi sempre quando ci sono le condizioni per farlo. E quindi si aspetta. Cosa? 1, le condizioni economiche, avere un tetto sopra la testa e di che mantenere se stessi e gli eventuali nascituri. 2, le condizioni professionali, avere un lavoro più o meno stabile e soprattutto non temere di poterlo perdere per il fatto di fare il figlio. 3, le condizioni pratiche, avere servizi cui affidare i propri figli quando si torna al lavoro, posti negli asili, orari scolastici compatibili con gli orari lavorativi, possibilità di part-time. Tutto questo combinato insieme produce un effetto. L'età media delle donne al primo figlio è aumentata negli ultimi 25 anni in Italia di quasi 3 anni e mezzo. Nel 1995 era 28 anni, nel 2020 31,4, l'età più alta di tutti i paesi europei. E anche l'età media degli uomini al primo figlio è aumentata molto negli ultimi decenni. Perché quei giovani che anche si sentono magari pronti a fare un figlio, guardano quelle condizioni, fanno un bilancio e dicono: aspettiamo un attimo. Anche le donne, malgrado il ticchettio dell'orologio biologico, dicono: aspettiamo. Magari non lo dicono non consapevolmente, ma lo fanno. Aspettano. Ma è giusto aspettare? La risposta non è difficile. È giusto se è una libera scelta. Voglio aspettare perché non mi sento ancora pronta, perché non ho ancora trovato la persona giusta con cui mi vada di fare una famiglia, perché ho voglia di fare prima il giro del mondo, perché voglio concentrare tutta la mia energia sul mio lavoro o sulla mia passione, senza distrazioni. Sono scelte personali, private, insindacabili, giuste. Non va bene invece aspettare, se aspettare fa soffrire. Se si vorrebbe un figlio adesso, ma adesso non si può, perché le colleghe che diventano mamme vengono sistematicamente demansionate o addirittura licenziate, perché la lista d'attesa per gli asili nido di zona è infinita e quelli privati costano troppo, perché invariabilmente il messaggio che arriva dall'esterno è: aspetta il contratto a tempo indeterminato, compra casa intanto, aspetta, che fretta hai? Che fretta hai? Prima ho detto che le donne hanno la finestra biologica dalla prima mestruazione alla menopausa per fare figli. Teoricamente è vero. La scienza però ci dice che la fertilità della donna è massima tra i 20 e i 30 anni e subisce un calo repentino già intorno ai 35-37. Le probabilità che ha una donna che ha rapporti e non prende precauzioni di restare incinta sono prossime allo zero in realtà già diversi anni prima della menopausa. È un po' un paradosso. Per quanti passi avanti abbia fatto l'uomo nella sua evoluzione, il sistema riproduttivo femminile è rimasto pressoché identico a com'era 200 anni fa, oppure 2000 anni fa. Oggi le donne studiano come gli uomini, lavorano come e più degli uomini, si sposano più tardi o non si sposano affatto. Eppure il nostro corpo non si è adeguato a questo nuovo orizzonte. La finestra biologica sostanzialmente non si è spostata in avanti. E dunque, che fretta hai? È un trabocchetto, un inganno.
Si pensa a 30 anni di avere tutto il tempo del mondo, ma non si ha tutto il tempo del mondo. La verità è che cominciare a cercare i figli tardi può comportare, non sempre, ma può, molte difficoltà. C'è più probabilità di dover ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita, che però hanno una percentuale di risultato positivo, il cosiddetto bimbo in braccio, solamente intorno al 30%, e questa percentuale crolla non appena la donna scavalla i 40 anni. Ci sono più probabilità di aborti spontanei o di concepire figli con problemi di salute. La vita intima delle coppie qualche volta viene fortemente messa alla prova dai rapporti sessuali a comando che sono necessari per i tentativi di concepimento. E l'altra verità è che le donne non lo sanno finché non ci si trovano in mezzo. A 20 anni, a 30 anni, non ci preoccupiamo della nostra fertilità, se non in senso inverso, prendere anticoncezionali per non restare incinta. Ma quando invece si tratta di restare incinta, arriviamo impreparate. Ma come? Ci stiamo provando già da 3 mesi e ancora niente? Che succede? Anch'io sono arrivata impreparata. Non avevo idea di quanto più flebile fosse la probabilità di rimanere incinta a 38 anni piuttosto che a 28. Non avevo idea del fatto che la qualità degli ovuli delle donne si deteriorasse con l'età. E non sapevo che dei 4 figli che avrei desiderato, ne avrei fatta soltanto una. È fantastica, ma figlia unica. La verità è che cominciare a cercare figli tardi è uno dei principali fattori che fa aumentare il divario tra figli desiderati e figli avuti. E allora è tempo di dirci: perché aspettare? È tempo di una grande battaglia sociale per rivendicare il diritto a fare i figli quando li desideriamo e non quasi fuori tempo massimo, perché indotti ad attendere dalle pressioni del lavoro, dalle difficoltà della conciliazione, dall'impressione di essere sole contro il sistema. Una rivoluzione culturale per ribadire che i figli si fanno in 2, almeno nella maggior parte dei casi. E quindi ci vuole una genitorialità realmente condivisa, congedi di maternità e di paternità paritari, un uguale investimento delle madri e dei padri nelle attività di genitori, che venga riconosciuto pubblicamente, a cominciare dal mondo del lavoro. E questa, anche se non sembra, è una battaglia anche politica, perché poter fare figli è l'inverso di poter non fare figli. E se allora crediamo, come io fortemente credo, nei diritti riproduttivi e sessuali, se inorridiamo di fronte alla pratica delle spose bambine, se ci indigniamo quando leggiamo che ci sono ancora parti di mondo in cui, quando alle bambine vengono le mestruazioni, devono smettere di andare a scuola, perché a quel punto il loro destino è segnato, devono cominciare a fare il loro lavoro, che è sposarsi e fare figli. Se sosteniamo il diritto alla pianificazione familiare, perché ovunque nel mondo uomini e donne possano avere anticoncezionali sicuri e accessibili. Se perfino oggi, nei nostri paesi evoluti e laici, ci ritroviamo di nuovo a dover combattere per il diritto all'interruzione di gravidanza legale e sicura, altro pilastro dei diritti riproduttivi e sessuali, my body, my choice. Allora è tempo che proprio da qui, dai nostri paesi economicamente avanzati, ma colpiti dall'inverno demografico, parta una battaglia, perché questi diritti che mettono al centro l'importanza di poter scegliere il momento e il numero dei figli, non si declini soltanto in una censura delle gravidanze troppo precoci o troppo frequenti nei paesi in via di sviluppo. C'è anche un altro modo di declinare questi diritti, il modo inverso. Voglio fare figli a 25 anni, a 28 anni, a 30 anni. Non voglio aspettare. E non è giusto che sia così difficile, che sia una scelta così osteggiata. È un tema che riguarda tutti, anche gli uomini, anche se loro possono fare figli più o meno a qualsiasi età.
ma attenzione, non certo con la stessa compagna. Il cammino per il cambiamento sociale funziona così. Si cammina anche se l'obiettivo non riguarda personalmente ciascuno di noi, perché ci riguarda come società, come esseri umani che cercano di costruire un mondo più giusto. Un mondo in cui alla domanda perché hai aspettato così tanto per fare figli, ci sia in futuro una sola risposta. Perché l'ho scelto io, liberamente, avendo ben chiare tutte le informazioni, senza aver subito pressioni, perché magari prima non ne desideravo e dopo invece sì. Un mondo più giusto, in cui le persone possano avere figli, se li desiderano, quando li desiderano e se hanno fortuna, senza dover più aspettare.